Può una partita compromettere la stagione già alla terza giornata? La logica suggerirebbe di no. In realtà però questa Inter, i cali di concentrazione, i cali di tensione di questa Inter vanno anche oltre la logica e quindi questa sconfitta rischia di pesare tantissimo sulla stagione dell'Inter, rischia di pesare non soltanto dal punto di vista dei punti in sé, perché poi comunque la seconda sconfitta in 3 giornate è già un macigno sulla stagione, ma rischia di pesare anche dal punto di vista mentale, dal punto di vista emotivo, perché è un Inter che in fase di possesso riesce a fare anche delle cose buone. Il problema è che però in fase di non possesso tende ad abbassare la guardia, ci sono dei cali di tensione evidente che poi portano a queste sconfitte cocenti. È un Inter che ne esce praticamente con le ossa rotte dallo Juventus Stadium, è un Inter che ne esce davvero con tanti, troppi problemi per come è arrivato questo 4-3, al di là della sconfitta in sé che rimane pesante naturalmente, ma il problema è come è arrivato questo risultato. Ecco, innanzitutto buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Andiamo con ordine. Juventus Inter 4-3 ha rappresentato tutto quello che di buono è riuscito a fare l'Inter in fase di possesso e tutto quello che invece riesce a concedere una squadra quando abbassa la concentrazione. Ecco, a proposito di questi cali di tensione, mi viene un dubbio. Quando Chivu nel post partita di Inter-Udinese e in realtà anche in qualche altra occasione ha sottolineato sempre la ricerca degli stimoli, la ricerca della concentrazione, di spronare il gruppo, ecco mi viene il dubbio che quello fosse già un campanello d'allarme, che l'allenatore qualcosa aveva notato nel gruppo, qualcosa che non stesse funzionando e quindi cercava un po' di spronare il gruppo in quei termini. Io dopo la finale, la tragica sportivamente parlando, finale di Monaco, avevo sottolineato che questo gruppo aveva bisogno comunque di una, non dico di una rifondazione, ma di un bel po' di rinnovamento, proprio per trovare nuovi stimoli. Questo rinnovamento non c'è stato, quindi per volontà innanzitutto della proprietà, e quindi c'è bisogno che gli stimoli vengano trovati con questo gruppo. Se i calciatori non riescono a trovarli, c'è bisogno di qualcuno che accenda la scintilla a questo gruppo e che quindi ecco che sia uno dei trascinatori un po' così dello spogliatoio, quindi un Lautaro Martinez che sia l'allenatore, ma bisogna ritrovare l'attenzione e il carattere giusto, ecco, perché poi c'è carattere nel voler recuperare le partite, però poi improvvisamente si abbassa la guardia e si soffre. Juventus-Inter 4-3 è stata una partita che l'Inter aveva anche approcciato bene, perché l'approccio iniziale dell'Inter non era stato sbagliato, ecco, era stato un Inter che aveva cercato di imporre subito il proprio ritmo, di iniziare con la partita con intensità e con l'idea di voler fare la partita a Torino. Il problema sono stati appunto quei cali di tensione, oltre poi ad un Tudor che tatticamente ha fatto delle modifiche a come gioca solitamente la Juventus, modifiche che hanno un po' sorpreso l'Inter. La prima di quelle rilevanti in realtà ha sorpreso l'Inter un po' in parte, oserei dire, perché quel Kalulu alto comunque, ecco, Chivu aveva cercato di metterci una pezza con Carlos Augusto che quindi poteva essere un tantino più difensivo da quel lato. In realtà Kalulu è stato ancora più alto di quanto abbia fatto per esempio contro il Genoa, perché se contro il Genoa si abbassava per andare a fare la prima impostazione nel primo possesso, in questo caso era Kopp Meiners ad abbassarsi e Kalulu che rimaneva alto oltre la metà campo, e poi in realtà la sua posizione ha inciso sull'azione che ha portato poi al corner che poi ha scaturito il gol dell'1-0. L'altra scelta tattica di Igor Tudor, scelta che ha messo seriamente in difficoltà l'Inter, è stata quella di non schierare la Juventus con un vero e proprio 3-4-2-1, perché una dei due trequartisti era Kopp Meiners che era molto arretrato e Ildiz era in posizione più centrale, quasi a formare quel 3-5-1-1, con la posizione di Ildiz che ha dato tanti problemi all'Inter, sia in fase di non possesso sia in fase di possesso, perché quando il possesso ce l'aveva l'Inter, Ildiz andava a schermare Çalhanoğlu. Quando invece era in possesso la Juventus, Ildiz andava un po' a svariare su tutto il fronte d'attacco, cosa che era ampiamente prevedibile già prima,
Però quella posizione centrale molto spesso ha messo proprio in difficoltà l'Inter. Ecco, in fase di non possesso abbiamo visto Yildiz quanti problemi riusciva a creare a Çalhanoğlu in occasione proprio, ecco, dell'azione che poi ha portato al gol dell'1-0. Yildiz pressa Çalhanoğlu, gli sottrae palla, poi sullo sviluppo dell'azione con Kalulu, che tra l'altro molto alto finisce anche per accentrarsi, si arriva, ecco, al corner da cui poi scaturisce il vantaggio. In occasione del gol del 2-1 abbiamo visto che comunque, ecco, Çalhanoğlu non riusciva a tenere Yildiz a coprire su Yildiz, perché poi è vero che il calciatore della Juventus è bravissimo a girarsi e a tirare subito, ma Çalhanoğlu gli lascia un bel po' di spazio sul gol del 2-1, quindi quella posizione del fantasista turco ha messo non poco in difficoltà l'Inter. E qui possiamo dire è uno dei punti che va a favore di Tudor, è un po' contro Chivu o contro i calciatori dell'Inter, che poi Çalhanoğlu c'era in quella posizione, il problema è che lasciava troppo spazio. Sul gol dell'1-0 arriviamo anche a quei cali di tensione di cui parlavo prima, perché viene un po', ecco, lo sviluppo di questo corner, Lautaro allontana male il pallone, già c'è un cross, Bremer riesce a spizzare di testa, Dumfries era un po' in ritardo, Kelly porta la Juventus in vantaggio e Kelly comunque ha ampio spazio all'interno dell'area di rigore. Lì forse c'è Akanji un po' in ritardo. Akanji che non aveva fatto una cattiva partita, anzi secondo me si è inserito anche subito abbastanza bene nell'Inter, però risulta in ritardo nell'occasione del primo gol. L'Inter però poi nella metà campo avversaria praticamente riesce a fare delle cose positive, perché in fase di non possesso, ecco, riesce a pressare la costruzione della Juventus, a volte portando anche a degli errori i calciatori della Juventus. In fase di possesso, ecco, riesce comunque a prendere un po' possesso della metà campo avversaria, scusatemi per il gioco di parole, un Inter che comunque fa girare molto bene il pallone. C'è soltanto un problema, che la Juventus concede il possesso, si fa però fatica ad arrivare all'interno dell'area di rigore. Ecco, la Juventus lascia il possesso anche nella propria metà campo, però si chiude bene nella propria area e quindi l'Inter non riesce a scardinare l'area. Cosa positiva, ecco, il gol anche sia del momentaneo 1-1 e poi successivamente nel secondo tempo del 2-2 arriva con due conclusioni da fuori area. Questo è un punto positivo perché l'Inter tante volte, ecco, mancava proprio in questi tiri da fuori area. Arrivano due gol in questo modo che riescono comunque a scardinare la difesa della Juventus. Juventus che non è stata perfetta, perché poi una squadra che subisce 3 gol sicuramente e che si fa rimontare 2 volte sicuramente non è perfetta. È chiaro che ha concesso qualcosa anche la Juventus. Nel secondo tempo l'Inter caratterialmente c'è anche stata, perché poi nel secondo tempo è una squadra che scende in campo per rimediare allo svantaggio della prima frazione, che scende in campo, ecco, cercando di fare la partita, cercando di creare delle occasioni e alla fine riesce addirittura anche a ribaltarla. Il problema è che sul 3-2 poi arrivano nuovamente quei cali di concentrazione, un Di Marco che ecco, perde palla e poi da lì arriva il fallo che porterà al 3-3, ancora un calcio piazzato, sul calcio piazzato ecco l'Inter che si fa beffare da Khéphren Thuram e il gol del 4-3 che arriva con un intervento dubbio, ecco, di Khéphren Thuram su Bonnier, però è un altro tiro dalla distanza. E qui apriamo un'altra parentesi, perché sia sul gol di Yildiz e sia su quello di Azic del 4-3 c'è un Sommer che va un po' in ritardo, ecco, sul pallone, perché secondo me Sommer vede partire il tiro è comunque da una distanza considerevole, Sommer però arriva in ritardo. E qui l'Inter rischia di fare un po' lo stesso errore che fece ai tempi con Handanovic, quando il portiere sloveno fu sostituito, probabilmente, ecco, non voglio essere troppo duro, ma con un anno di ritardo forse fu sostituito, sta rischiando di ripetere lo stesso errore con Sommer, perché Sommer è un portiere che sta dimostrando in diverse occasioni che sta dando poca sicurezza alla difesa e sta dimostrando un lento declino. E purtroppo poi, ecco, in partite decisive questo declino si paga, perché se lì arrivi con un pizzico di ritardo su Yildiz e con un pizzico di ritardo su Azic, purtroppo poi paghiamo il tutto a caro prezzo. Poi c'è un altro aspetto, e quello non è secondo me secondario, è che forse
anche Chivu poteva fare qualcosina meglio, anche il cambio che è arrivato. Poi il caso ha voluto che Zielinski ci abbia messo del suo nel gol del 2-2, Di Marco ci mette del suo nel gol del 3-2 battendo il calcio d'angolo. Però anche quei cambi, ecco, Zielinski doveva entrare, c'è un colloquio con Kolarov, doveva entrare per Mkhitaryan, per Barella, no, anzi entra per Mkhitaryan, poi alla fine no, facciamolo entrare per Barella. Insomma, anche lì ci sono delle idee che non sono proprio chiarissime, perché se all'ultimo poi si cambia la sostituzione, Barella e Mkhitaryan sono due calciatori diversi, quindi se decido di sostituire Mkhitaryan è perché magari voglio tenere in campo la dinamicità di Barella. Se decido di sostituire Barella è perché valuto che mi serve l'intelligenza tattica di Mkhitaryan. Ma se all'ultimo sono ancora indecisa su chi togliere, perché magari l'ultima palla giocata mi fa la differenza, ecco, questo dimostra anche una scarsa chiarezza delle idee. Poi arriviamo ad un altro punto, perché poi quando una stagione parte così male, non è detto che finirà male, ma è partita male con 2 sconfitte nelle prime 3 partite, chiaramente hanno colpa i calciatori per i cali di tensione, ha colpa l'allenatore, ma ha colpa anche la proprietà, perché l'Inter per larghi tratti anche nel secondo tempo ha fatto tanto possesso, però non riusciva a creare occasioni, e lì arriviamo al punto che manca il calciatore che accenda la scintilla sulla tre quarti, il fantasista. Qui Chivu aveva chiesto Lookman, purtroppo non è stato preso, purtroppo l'allenatore non è stato accontentato in sede di mercato, ma sapevamo che quello è un aspetto che è una caratteristica che mancava nella rosa dell'Inter. Purtroppo, ecco, io sono sempre stato molto ottimista, ho sempre cercato di vedere il lato positivo in Chivu, in un Inter che comunque, se andiamo a prenderli singolarmente, è una rosa di tutto rispetto. Però la sensazione è che questa stagione rischia di, non dico di essere un calvario, ma rischia di essere dura, molto dura per i nostri colori, perché quando si avvertono quei cali di tensione, il calo di tensione, quell'abbassare la guardia, ecco, ti porta magari ad arrivare con un secondo di ritardo su un pallone e diventa determinante, ti porta ad arrivare magari, ecco, a fare un contrasto fisico non con la giusta cattiveria, e quello poi diventa determinante, porta anche, ecco, lo stesso portiere a partire con un mezzo secondo di ritardo e diventa determinante. Purtroppo è la somma di tutti questi fattori che poi ci ha portato alla sconfitta. È una sconfitta pesante, una sconfitta che ci fa uscire dallo stadium col morale non sotto i tacchetti, forse molto più sotto dei tacchetti, perché adesso, ecco, bisognerà ripartire dopo aver subito una rimonta nei minuti finali, dopo averla, ecco, ribaltata. Abbiamo subito la rimonta nell'ultimo quarto d'ora, abbiamo subito la seconda sconfitta dopo 3 giornate, siamo già a -6 dalla Juventus, rischiamo di essere a -6 anche dal Napoli, che forse non potrebbero, non vorranno dire nulla dopo 3 giornate, però dal punto di vista mentale guardare la classifica in quel modo rappresenta una vera e propria mazzata. Chiaramente come si riparte? Non è facile ripartire, perché, diciamocela tutta, purtroppo ci sono delle sconfitte che lasciano degli strascichi. Ecco, la sconfitta con l'Udinese qualcosa aveva lasciato, ma c'era subito la possibilità di ripartire e cancellarla. Purtroppo la sconfitta di Torino rischia di lasciare degli strascichi. Mi auguro che il gruppo, che Chivu riesca a resettare questi errori, riesca a resettare questa serata, questa brutta serata per i colori nerazzurri, e si possa ripartire subito. Però io purtroppo il solito ottimismo non riesco ad averlo, ed anzi temo che purtroppo ci siano delle conseguenze anche sulle prossime partite. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, anche magari un po' sulle individualità, perché poi qualcuno si è salvato. Ecco, uno su tutti sicuramente Marcus Thuram è tra quelli che si salva, perché è quello che ha fatto più movimento, quello che ha innescato anche il gol ha realizzato il gol del 3-2. Çalhanoğlu è stato un po' in chiaroscuro, perché se in fase di non possesso ha concesso tanto, poi in fase di possesso ha realizzato 2 gol che stavano pesando tantissimo sul risultato, quindi un po', ecco, possiamo dire croce e delizia, un po' come tutta l'Inter. Ecco, in fase di possesso nella metà campo avversaria è andata bene, poi in fase di non possesso ha regalato delle situazioni, ha abbassato la guardia, ha concesso qualcosina di troppo. Insomma, sfruttiamo la sezione commenti anche per confrontarci dopo una serata difficile per noi. Io vi saluto, vi ricordo anche domani sera alle 21 la live con i nostri ospiti, e vi lascio come sempre, nonostante la sconfitta, con un gran bel
Forza Inter.